Amici di Battista 70 Phone, dopo un paio di settimane di utilizzo e dopo avervelo già spoilerato in un paio di reel e di short, eccoci alla recensione conclusiva di Xiaomi 17 Ultra, uno smartphone che mette assolutamente al centro dell'attenzione il reparto foto-video. Lo troviamo a 1247 euro su Trading Shenzhen. In Europa non sappiamo ancora il prezzo, ma penso che sarà un po' più alto, sempre se arriverà questa edizione. Un'edizione che ha la particolarità di avere una ghiera girevole che può servire per zoomare e altre cose. Se volete la potete disattivare se la trovate scomoda. Come vedete abbiamo una dotazione veramente molto ricca, dal pannetto al cordino, al copriobiettivo, alla cover magnetica, all'alimentatore da 100 watt, ovviamente c'è il cavo, c'è la manualistica e c'è anche la spilletta per l'estrazione del carrellino SIM. Quindi veramente una dotazione, diciamo, per un prodotto altamente fotografico. Rispetto al predecessore Xiaomi 15 Ultra, il design è più piatto e più moderno, quindi abbiamo fronte piatto, retro piatto e il frame piatto. I numeri restano comunque ultra, le dimensioni sono ragguardevoli e un peso di 230 grammi, quindi abbastanza grande e pesante, però è bilanciato. E come vedete, come vi ho detto, abbiamo delle cose particolari come la ghiera girevole. Qui abbiamo la pallina rossa Leica, sul bordo abbiamo una zingrinatura che ci aiuta a tenerlo in mano e a non farlo scivolare. Devo dire che comunque non è assolutamente niente male. Sul fronte materiale e resistenza siamo davvero top, telaio in alluminio, finiture accurate e certificazione IP68 e 69, quindi non gli manca assolutamente nulla. Vedete, Leica Camera Germany. No, devo dire che è costruito veramente in maniera ottimale, è davvero un ottimo prodotto. Qui vedete Leica, non è neanche sporgentissimo rispetto alle prestazioni che ha. Il display è di tipo LTPO AMOLED da 6 pollici 9 a 120 Hz con vetro piatto e cornice sottilissimo. Davanti è davvero full screen, è comodo anche per pellicoli e vetri. Risoluzione 1200x2608, circa 416 ppi. Abbiamo un picco fino a 3500 nit e all'aperto resta veramente molto leggibile. L'LTPO gestisce bene i refresh in automatica, quindi scroll e UI sono fluidi senza sprecare batteria quando lo schermo è fermo. Supporta HDR10+, Dolby Vision e HDR Vivid con profondità colore dichiarata a 12 bit. Su streaming e foto complesse la resa è ricca e pulita. Sotto display c'è l'impronta ultrasuona, rapida, affidabile e i sensori di luminosità e prossimità lavorano bene in chiamata e in automatico. Il processore è lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 3 nanometri con GPU Adreno 840, quindi potenza vera per quello che serve su un camera phone. Scatti HDR serie, zoom continuo, 4K 8K, clip lunghe e anche editing al volo senza inchiodarsi. La nostra unità è senza pensieri, 16 GB di RAM e 1 TB UFS 4.1, taglio perfetto se registri tanto perché tra 4, 8K, RAW e cache video lo spazio finisce in fretta. Sotto carico non è solo veloce, tende a essere più maturo, con prestazioni alte ma più stabile e prevedibile, anche se ovviamente scalda quando lo stressi davvero. Lato connessioni è da flagship 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 con codec evoluti, NFC, GPS multibanda e IRDA. La USB-C supporta anche uscita video, utile per monitor e TV. Nota import, c'è anche la connettività satellitare ma operativa solo in Cina, quindi qui è più voce da scheda che vantaggio reale. Parliamo dell'autonomia. Sul modello Asia, in nostro possesso, la batteria è enorme, 6800 mAh. Nel modello Global potrebbe arrivare con una batteria più piccola, però ancora non lo sappiamo e girano voci che invece sia la stessa, per cui vabbè, tutto di guadagnato per tutti. Nel classico uso da camera phone, foto, zoom, video, luminosità alta, social e condivisione, la sensazione di avere più margine e più costanza fino a sera. La ricarica è completa, 90 watt cablata, 50 watt wireless, più abbiamo la reverse, 22.5 cablata e 10 watt wireless. Per chi usa tanto la base, i 50 watt wireless sono veloci, ma come picco sono un passo indietro rispetto al 15 Ultra. Comunque si arriva in 30 minuti a circa il 68%, per cui diciamo che la ricarica è anche piuttosto veloce.
Dal punto di vista audio devo dire che Xiaomi ci ha abituato veramente bene. È uno speaker stereo con resa piena e pulita, voci chiare e qualità tra le migliori in circolazione. Non è sempre il più rumoroso in assoluto, però come equilibrio è premium. In chiamata e ricezione, nonostante l'import, l'esperienza è da top. Volume alto, microfoni solidi e qualità davvero flagship. Ma andiamo ora a sentire l'audio. E veniamo ora al punto focale, la fotocamera. La principale è una 50 megapixel con sensore da 1 pollice stabilizzata. Di giorno è pulita, dettagliata e con colori fotografici non finti. Il tele è il cambio più grosso, 200 megapixel con zoom ottico continuo, 3,2-4,3x, quindi meno salti e più controllo dell'inquadratura, nei ritratti e nei dettagli, e la lente che dà carattere e praticità, perché scegli tu il punto giusto dentro quella fascia. L'ultra wide è da 50 megapixel, quindi non è una lente messa lì per presenza, di giorno è coerente e nitida e regge bene come lente da spazio. La selfie finalmente da top, 50 megapixel con autofocus, utile anche per video, controluce e soprattutto più costante. Di notte la principale da 1 pollice resta il punto forte, scatti puliti, il rumore gestito e un 2x dalla principale che regge meglio del solito. Anche il tele continua a essere affidabile finché resti su zoom sensati. Per quanto riguarda i video abbiamo un po' di opzioni, abbiamo fino a 8K a 30 fps, 4K a 60 120 fps, Dolby Vision fino a 4K dove è supportato, frontale 4K a 60 fps, resa complessivamente alta ma con un appunto, la principale potrebbe essere più ferma in stabilizzazione e in certi clip ti aspetti un filo più di dettaglio. Il discorso software è un pochettino difficile perché questa è una ROM cinese, abbiamo comunque Android 16 con HyperOS 3, ma come vi ho detto su ROM cinese. Interfaccia fluida, ricca e personalizzabile. La Like Edition aggiunge anche un tema coerente con le fonti. I servizi Google si installano senza drammi. Play Store e app principali vanno e anche Gemini gira bene. A parte che va fatta come si deve la gestione notifiche, bisogna sistemare background e risparmio energetico per app importanti. E una volta fatto la situazione è più affidabile rispetto a certe esperienze passate. Restano però le classiche limitazioni China ROM, alcune integrazioni Google non sono identiche, a una global, feed, servizi, quick share, Android Auto, non sempre plug and play, attivazioni vocali e dettagli di sistema. Lato AI, molte funzioni Xiaomi sono più Asia first, quindi fuori dall'Asia non le sfrutti sempre al 100%. La ghiera almeno è gestibile bene via software, puoi assegnare funzioni, regolare sensibilità e o disattivarla. In conclusione, 1247 euro prezzo import, il prezzo è abbastanza alto e va scelto con la testa. Ha senso se il core è la fotocamera, sensore da 1 pollice, tele da 200 megapixel con zoom continuo, preset Leica, dotazione ricca e batteria enorme. Se invece volete equilibrio totale, vita più semplice, diciamo che ci sono dei rivali abbastanza pesanti. iPhone 17 Pro Max, che è il punto di riferimento sui video, Galaxy S25 Ultra, che è il tuttofare premium, mentre Oppo Find X9 Pro e Vivo X300 Pro sono le alternative più vicine come filosofia foto, ma spesso più equilibrate e a mercato più convenienti. Anche Xiaomi 15 Ultra resta un confronto interno sensato quando scende di prezzo, è ancora fortissimo e può essere l'affare, anche se il 17 Ultra migliora ergonomia e idea di zoom. Con questo concluso, un saluto da Loris e da Lucio per Battista 70 Phone.